Un tranquillo lago circondato da boschi, un'area per picnic solitaria. Una giovane studentessa universitaria riversa a terra in una pozza di sangue. 9 colpi hanno interrotto per sempre i sogni di Ali Costial, una ragazza di 21 anni. Quello che doveva essere un incontro notturno si è trasformato nell'ultimo capitolo della sua vita. Chi ha potuto compiere un gesto così estremo? E soprattutto perché? Oxford, Mississippi. Una cittadina di appena 25.000 abitanti, la cui vita è scandita dai ritmi dell'Università del Mississippi. Qui, ogni anno, circa 23.000 studenti popolano il campus e le strade di questa piccola realtà americana, con la loro energia, le loro speranze e i loro progetti. È in questa cornice che si inserisce la nostra storia. Ali Costial proveniva dal Missouri, una città ben più grande e vivace. Cresciuta in una famiglia amorevole, Ali era la quintessenza della vitalità. Praticava numerosi sport, dalla pallavolo al golf, passando per equitazione e yoga, e aveva sviluppato una particolare passione per la fotografia, soprattutto quella dei tramonti. Tanto da creare una pagina Instagram apposita, Sunsets by Ali, dove pubblicava i suoi scatti. Studentessa brillante, nel 2016 scelse di trasferirsi all'Università del Mississippi per studiare economia. Il suo sogno? Lavorare un giorno nel marketing per qualche azienda di moda. Per mantenersi parzialmente agli studi, organizzava lezioni di yoga per altri studenti. La sua capacità di farsi apprezzare le aveva permesso di costruirsi rapidamente una cerchia di amicizie solide. Era, in sostanza, il ritratto di una giovane donna piena di vita e di progetti. Quella vita che si è interrotta bruscamente il 20 luglio 2019. Quella mattina, un agente di polizia in servizio di pattugliamento presso l'area boschiva di Sardis Lake, poco fuori Oxford, nota qualcosa di anomalo. Una figura immobile, stesa accanto a un tavolo da picnic. Avvicinandosi, scopre il corpo di una giovane donna, ricoperto di sangue. Nonostante verifichi eventuali segni vitali, è ormai chiaro che per lei non c'è più nulla da fare. Una borsa blu ritrovata nei paraggi rivela presto l'identità della vittima. Ali Costial, studentessa dell'Università del Mississippi. L'autopsia confermerà che Ali è stata colpita da 9 proiettili. Sulla scena vengono rinvenuti 11 bossoli. Qualcuno aveva sparato un paio di colpi a vuoto, forse contro il lago, prima o dopo aver colpito Ali. Alcuni residenti della zona riferiscono di aver sentito spari tra le 2:15 e le 2:30 di quella notte, ma nessuno aveva chiamato la polizia. Chi aveva portato Ali in quel luogo isolato nel cuore della notte? E perché sparare con tale ferocia contro una ragazza così amata da tutti? Ricostruendo le ultime ore di vita di Ali, gli investigatori scoprono che la sera del 19 luglio, dopo aver sostenuto un esame, era uscita con alcuni amici in un locale di Oxford Square per festeggiare. Verso mezzanotte, stanca, aveva preso un Uber per tornare a casa. Nel suo appartamento gli agenti trovano segni del suo rientro. Il suo smartwatch, che indossava la sera prima, è lì. Non ci sono tracce di colluttazione o aggressione. Il suo cellulare, però, è misteriosamente scomparso. Le indagini si concentrano immediatamente sulle persone che conoscevano Ali. È qui che entra in scena Brandon Tisfeld, un coetaneo proveniente dal Texas, anche lui studente all'Università del Mississippi. I due si erano conosciuti a una festa universitaria nel 2016 e avevano iniziato una frequentazione intermittente che era durata fino al 2019. Dall'analisi dei messaggi emergerà un quadro chiaro. Ali era profondamente coinvolta, mentre Brandon sembrava considerare il loro rapporto come qualcosa di puramente occasionale. Lei desiderava un legame più profondo, lui evitava qualsiasi forma di impegno. Ma c'è un elemento che cattura immediatamente l'attenzione degli investigatori. Circa 1 mese e mezzo prima del delitto, Ali aveva inviato a Brandon la foto di un test di gravidanza, con un risultato ambiguo.
una seconda linea molto tenue che poteva indicare una gravidanza. La reazione di Brandon era stata gelida. Se fosse stata incinta, avrebbe dovuto interrompere la gravidanza perché lui non voleva diventare padre. Ali, invece, aveva manifestato dubbi sulla possibilità di prendere una decisione così drastica. Nella settimana precedente al delitto, Ali aveva inviato a Brandon foto di altri 2 test, sempre con una seconda linea sfocata. Lui, che in quel momento si trovava a Fort Worth, in Texas, dai genitori, aveva ribadito la sua posizione. Non voleva un figlio e pretendeva che la questione rimanesse segreta. È importante notare che l'autopsia rivelerà in seguito che Ali non era incinta, ma in quel momento la tensione tra i due era palpabile. La sera del 19 luglio, Brandon si mette in viaggio da Fort Worth verso Oxford, portando con sé una pistola. Durante il tragitto effettua una serie di ricerche inquietanti su Google, come strangolare una persona, tipi di armi, come forzare una porta, come sparare con una pistola. Arrivato a Oxford, scrive ad Ali dicendole di essere nei paraggi e di voler passare da lei. Lei, rientrata da poco dalla serata con gli amici, accetta di incontrarlo tra l'1 e l'1:30 di notte. Dall'analisi del cellulare di Brandon risulta che la sua auto è stata davanti alla casa di Ali all'1:28. Da lì i due si sono diretti verso l'area boschiva di Sardis Lake. Lei probabilmente credeva di andare a discutere della presunta gravidanza, sperando in una soluzione condivisa. Non poteva immaginare ciò che stava per accadere. Tra le 2:15 e le 2:30, nella quiete di quella calda notte di luglio, 11 colpi di pistola hanno squarciato il silenzio. 9 di questi hanno raggiunto Ali, ponendo fine alla sua giovane vita. Dopo aver identificato Brandon come l'ultima persona ad aver contattato Ali, la polizia tenta di rintracciarlo. Il ragazzo promette di presentarsi in centrale il lunedì successivo, ma non si fa vedere. Gli agenti insospettiti localizzano il suo cellulare in movimento verso Memphis, la direzione che da Oxford porta verso il Texas. Ottenuto un mandato, entrano nel suo appartamento e trovano una lettera scritta a mano e indirizzata ai genitori. Brandon scrive di pensieri terribili, dell'uso di droga e alcol che alimentavano tali pensieri, e concludeva che presto sarebbe finito in prigione o sarebbe morto. Chiedeva perdono per qualcosa di terribile che aveva appena fatto. Le pattuglie intercettano Brandon a una stazione di servizio lungo l'autostrada per Memphis. Il suo cappellino presenta visibili tracce di sangue. Nel bagagliaio del suo pick-up nero trovano una pistola del calibro compatibile con i bossoli rinvenuti sulla scena del crimine. In custodia, Brandon finirà per ammettere di aver sparato ad Ali 9 volte, pur negando la premeditazione. Sostiene di aver assunto droghe, di aver avuto una crisi paranoica e di aver esploso prima alcuni colpi contro il lago, poi di essersi girato e di aver sparato ad Ali. Gli inquirenti, però, non credono alla mancanza di premeditazione. Le ricerche sul web, la lettera ritrovata, l'insistenza nel mantenere segreta la presunta gravidanza e, soprattutto, la decisione di viaggiare armato fino a Oxford suggeriscono un piano ben definito. Il 27 agosto 2021 Brandon Tisfeld si dichiara colpevole. Grazie a questa ammissione evita la pena capitale ma viene condannato all'ergastolo, senza possibilità di libertà condizionale. La fine di Ali Kostial ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di chi l'ha conosciuta e amata. Sua madre, Cindy, ha dichiarato di non riuscire ancora ad accettare la scomparsa della figlia. Non ha nemmeno voluto leggere i messaggi tra Ali e Brandon, trovandoli troppo dolorosi. All'Università del Mississippi gli amici organizzano periodicamente veglie e incontri in suo onore. Ali viene ricordata come una studentessa solare e impegnata, amante dello sport e della vita, con tantissimi interessi e una grande passione per i tramonti. Quei tramonti che continua a condividere attraverso le foto, rimaste sulla sua pagina Instagram, Sunsets by Ali, come un ultimo silenzioso messaggio. Cosa ha spinto Brandon a compiere un gesto così estremo? La paura di una paternità non desiderata? Il timore che Ali rivelasse la loro relazione? O c'era qualcos'altro?
nascosto nelle profondità di una mente disturbata. A volte, anche quando conosciamo tutti i fatti, il perché rimane avvolto nel mistero. E voi, cosa ne pensate? Quali altri elementi avrebbero potuto influenzare le azioni di Brandon quella notte? Lasciate un commento e fatemi sapere la vostra opinione su questo tragico caso nei commenti. Alla prossima!